Barcis è un comune del Friuli Venezia Giulia in provincia di Pordenone, con appena 237 abitanti. È un paese montano situato a 409 metri sul livello del mare, famoso per il suo splendido lago color smeraldo, meta di sportivi e non solo. Qui è infatti possibile praticare attività come la motonautica, ma anche semplicemente passeggiare lungo i sentieri panoramici o fermarsi per un rilassante picnic vista lago. Non manca il divertimento per gli appassionati delle escursioni, che possono scegliere tra una miriade di itinerari culturali e naturalistici. Barcis però non è solo natura. La scenografia del suo anfiteatro montuoso, tra maggio e agosto, offre numerosi appuntamenti, quali la festa estiva dell'immigrante e del villeggiante, la sagra di San Giovanni Battista, il campionato mondiale di motonautica, la tradizionale regata delle mascarete e molto altro ancora. In questo primo weekend di maggio abbiamo prenotato il Camping San Francesco, dove ci siamo dati appuntamento con le famiglie di nostra figlia e con quelle di mia sorella che ci hanno raggiunto con i loro camper. Il Camping San Francesco di Barcis, inaugurato nel 2008, è tra le più interessanti strutture turistiche della Valcellina, sia per la completezza dei servizi offerti, sia per la sua disposizione a terrazze, che regala splendide viste panoramiche sul lago e sulle vette circostanti, che a maggio erano ancora innevate. Il serbatoio era quasi vuoto, quindi ci vorrà qualche minuto, però è veramente comoda come soluzione. Una volta sistemati i camper, siamo usciti per una rilassante passeggiata intorno al lago. L'intero periplo si sviluppa in poco più di 7 km, per la metà su percorso ciclopedonale e per l'altra metà su una piccola strada panoramica dove il traffico è praticamente nullo. Da qui si diramano molti sentieri che consentono viste mozzafiato, come il sentiero del Dint. Appena attraversato il ponte Antoi troviamo l'omonima osteria, dove ci saremmo sicuramente fermati a pranzo se i tavoli non fossero stati già tutti prenotati. Di fianco c'è il punto informativo per la Forra del Celina, una gola particolarmente suggestiva per la sua conformazione a canyon, connessa al Parco Naturale delle Dolomiti Friulane e visitabile anche con il trenino della Valcellina. Purtroppo l'apertura dell'accesso alla Forra era fissato per il 29 maggio 2021. Con la riapertura della vecchia strada della Valcellina, un percorso ricco di fascino in una delle più belle e spettacolari riserve naturali del Friuli Venezia Giulia. Le acque cristalline e i profondi canyon scavati nelle rocce rendono indimenticabile e incantevole questo tratto di strada che un tempo era l'unico collegamento della valle con la pianura. It was over, but I told you I'd do
sole, aria sana, sta benissimo. Andiamo. Veramente sono i colori, perché guarda la ghiaia bianca che risalta con l'acqua tinta smeraldo, stupendo veramente. E qui siamo al ponte sospeso, passerella di legno, però sarebbe aperto alla viabilità leggera. Il camper non ci passa però, Appena fuori dal paese di Barcis, su un piccolo promontorio direttamente sul lago, si trova anche una comoda e scenografica area di sosta camper, con numerosi posti e dotata di lavelli, prese d'acqua e scarico. Il prezzo esposto era di 16 euro per 24 ore. E adesso ci spogliamo. Completato il giro del lago ritorniamo in campeggio e, visto che all'osteria Ponte Antoi non abbiamo trovato posto, abbiamo deciso di grigliare un po' di pastin e delle bracciole che avevamo preso in centro a Belluno. Adesso è il momento di andare a scoprire la parte più alta del campeggio, che si estende su ampie terrazze disposte sul fianco della collina che affaccia sul lago. Qui incontriamo Dionisio, il responsabile della gestione del campeggio, che si è dimostrato molto disponibile nel trovare una sistemazione perfetta per i nostri 3 camper, nonostante l'altissima affluenza e mantenendo il rigoroso rispetto delle norme sul distanziamento. Ecco, Dionisio, raccontaci un attimo di questo bellissimo campeggio. È una gestione molto semplice e oculata nel tempo. Da diversi anni gestiamo come cooperativa Valcellina, abbiamo prezzi molto concorrenziali, soddisfiamo una clientela per la maggior parte abituale e trovano nella gestione una corrispondenza, insomma. Ottimo, grazie, complimenti per la gestione. Grazie a voi. Il camping San Francesco di Barcis è comunale ed è gestito dalla cooperativa Valcellina. Anche per il 2021 il listino prezzi è molto conveniente ed ancora di più lo sono le varie offerte speciali. Ad esempio, noi abbiamo sfruttato la convenzione con l'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti ed abbiamo pagato 20 euro per l'intero soggiorno dal venerdì alla domenica sera per 2 persone, compresa la corrente elettrica. When I close my eyes, I see beauty.
Giunta alla parte più alta del campeggio, troviamo un'entrata secondaria e subito oltre la chiesetta di San Francesco, piccola, suggestiva e panoramica. Later it comes later, dear. For many of us, I promise you that we learn through the wrongs, and even the rough can be sweet. Just close your eyes and know beauty lives in me. I know I don't yet know it, so I trust you when you say that beauty lives in me too. It's gonna take some time to get there. I don't care. I'm in for the fight. It's gonna take some time, but I know. Proseguendo in salita arriviamo alla Malgala Mantova, dove acquistiamo degli ottimi formaggi e dove è possibile consumare squisiti piatti della tradizione friulana. So I trust you when you say that beauty lives in me too. Beauty lives in me. I know I don't yet know it, so I trust you when you say that beauty lives in me Ecco Woody, che sembra abbastanza della Juve, comunque è tranquillissima. Il commiato ce lo dà Woody, che se ne sta tranquillamente a riposare dopo le gran corse che si era fatto fino a pochi minuti prima. Qui ci salutiamo con un arrivederci al prossimo video, ma mi raccomando iscrivetevi al mio canale, fatelo subito, grazie di cuore.